Ciao e benvenuti alla prima puntata di un viaggio pazzesco che faremo insieme. In 21 episodi racconteremo tutta, ma proprio tutta, la storia di Roma, da un pugno di capanne di fango fino alla conquista del mondo. E per aiutarvi a fissare i concetti, alla fine di ogni puntata ci sarà un riepilogo con le date e le leggi fondamentali da sapere per il vostro esame di storia romana. Oggi partiamo dall'inizio, dimenticatevi il Colosseo, dobbiamo tornare in un'Italia che sembrava il set del Trono di Spade, un calderone di popoli, culture e ambizioni in lotta tra loro. Questa non è solo una lezione, è la startup story più incredibile di sempre. Pronti? Allacciate le cinture. Ok, scena prima. Siamo tra il X e l'VIII secolo a.C. L'Italia sta uscendo dalla preistoria. Il grande cambiamento si chiama cultura villanoviana. Nasce in Emilia ed è legata alla prima età del ferro. I villanoviani sono i primi a creare grandi comunità stabili e hanno un rito funebre molto particolare, l'incenerazione. Bruciano i loro morti e mettono le ceneri in urne che spesso hanno la forma delle loro capanne. Ricordatevelo perché a Roma troveremo sia questo rito sia quello più antico dell'inumazione, segno che la città è fin da subito un mix di culture diverse. Nell'VIII secolo l'Italia è un mosaico incredibile. Al nord i Liguri e i Veneti, in Puglia gli Iapigi di origine illirica, divisi in 3 tribù, Dauni, Paucezzi e Messapi. E poi sulla dorsale appenninica un'intera galassia di popoli guerrieri, fieri e tosti, che parlano lingue simili, gli Osco-Umbro-Sabelici. Ma 4 player principali si contendono la scena e influenzeranno direttamente la nascita di Roma. Primo player, gli Etruschi, i più fighi del quartiere. La loro origine? Un mix esplosivo, una base villanoviana locale, potenziata dall'arrivo di piccoli gruppi di navigatori super intraprendenti dall'Anatolia. Sono ricchissimi, grazie alle miniere di ferro dell'Elba e di rame della Toscana. La loro società è dominata da un'aristocrazia potente che governa le città-stato, prima con un re, il Lucumone, e poi con magistrati eletti ogni anno, gli Zilat. Hanno una vera scienza per interpretare la volontà divina, la disciplina etrusca. 2 tecniche su tutte, la ruspicina, cioè l'analisi del fegato e degli animali sacrificati, e l'arte degli auguri, l'interpretazione del volo degli uccelli. I romani copieranno entrambe a mani basse. Secondo player, i greci. A partire dal 770 a.C., con la fondazione di Pitecuse, ovvero la odierna Ischia, iniziano a colonizzare il sud Italia. Fondano Cuma nel 740 a.C., Sibari nel 721, Taranto nel 700 a.C., creando la Magna Grecia. Insomma, portano la loro cultura avanzatissima, la polis, la filosofia e l'arte. La Campania diventa un'area di scontro e incontro culturale pazzesco tra il mondo greco e quello etrusco. È qui che si combatteranno battaglie decisive, come quella di Cuma del 474 a.C., che segnerà l'inizio del declino etrusco in Campania. Terzo player, gli Italici, i Duri, i Montanari, Sanniti, Sabini, Volsci. La loro struttura non è la città, ma il vicus, il villaggio, e la loro organizzazione è tribale, più arretrata ma anche più egalitaria. Non hanno ricchezze minerarie, ma hanno un'arma demografica potentissima, il ver sacrum, la primavera sacra. Quando la popolazione era troppa o c'era una carestia, un'intera generazione di giovani veniva consacrata a un dio e costretta a emigrare per fondare nuove comunità, seguendo un animale sacro come guida. È un meccanismo di espansione inarrestabile che li renderà i nemici più temibili di Roma per secoli. E in mezzo a questo triangolo di superpotenze c'è il quarto player, i padroni di casa, i Latini.
Loro non vengono da fuori, sono il risultato di un cocktail culturale formatosi tra l'XI e il X secolo a.C., un mix di popoli autoctoni, immigrati italici di prima generazione e influenze villanoviane. Occupano il Latium Vetus, l'area tra il Tevere e i Colli Albani. E prima che Roma diventasse la star avevano già una loro organizzazione, una lega di 30 popoli, i popoli albenses, che si riuniva sul Monte Cavo per celebrare il culto di Giove laziale. La loro capitale, il centro più importante, era Alba Longa e anche loro, influenzati da Greci ed Etruschi, avevano iniziato a fondare città-stato potenti e ricche come Preneste e Lavinio. Ed è proprio nel cuore di questo mondo latino, in mezzo a città già affermate, che nasce una nuova startup destinata a cambiare le regole del gioco: Roma. La sua posizione è un jackpot. Controlla l'unico guado facile sul Tevere grazie all'isola Tiberina. Domina la via Salaria, l'autostrada del sale, ed è perfetto punto d'incontro tra Etruria e Magna Grecia. Il Foro Boario, il mercato del bestiame, era un hub commerciale internazionale già secoli prima della fondazione, con reperti che testimoniano contatti con Micenei e Fenici fin dal XIII secolo a.C. Ma come nasce? Qui la storia diventa un thriller perché i romani avevano non una, ma ben due origin stories. La prima è la tradizione greca, la versione internazionale. Per darsi un'aura di nobiltà e non sembrare dei barbari, i romani si collegano al mito più famoso dell'epoca, la guerra di Troia. L'eroe troiano Enea fugge dalla sua città in fiamme, sbarca nel Lazio, sposa Lavinia, figlia del re latino, e fonda Lavinio. Una storia perfetta per entrare nel club delle civiltà che contano. La seconda è la tradizione indigena, quella locale, più cupa e violenta. La saga dei gemelli Romolo e Remo, figli del dio Marte e di Rea Silvia, abbandonati, allattati da una lupa e destinati a fondare una città segnata fin da subito dal fratricidio. Questa è la storia che parla al cuore del carattere romano, guerriero, pragmatico e spietato. C'era un problema però, il timing. La guerra di Troia era avvenuta intorno al 1200 a.C., quasi 450 anni prima della data di fondazione di Roma. Come collegare i due eventi allora? Con un colpo di genio narrativo. Inventarono una dinastia di re, i re di Alba Longa. La storia diventa così. Enea arriva, suo figlio Ascanio Iulo fonda Alba Longa e dopo una lunga lista di re arriviamo a Numitore e a sua figlia Rea Silvia e quindi ai nostri gemelli. In questo modo Romolo diventa il discendente diretto di Enea e le due storie si fondono in un'unica grande saga. Quindi da una parte abbiamo questa epica costruzione letteraria, ma dall'altra cosa ci dice la terra? Qui la storia diventa un'indagine archeologica. Per secoli abbiamo avuto la leggenda con la data fissata al 753 a.C. Alcuni storici moderni però, come De Santis, erano scettici. Per loro Roma era nata da un processo lento di unione di villaggi e la città vera nasce solo dopo quando il foro viene pavimentato, tra il VII e il VI secolo a.C. Poi, negli anni '80, l'archeologo Andrea Carandini, scavando alle pendici del Palatino, trova i resti di un muro battezzato Muro di Romolo e della prima reggia, databili proprio alla metà dell'VIII secolo a.C. Esattamente il periodo della fondazione secondo la tradizione. Per Carandini è la prova regina. La fondazione di Roma non fu un processo casuale, ma un atto volontario, la creazione di una città con un rito preciso, proprio come raccontano le fonti. Certo, il dibattito è ancora aperto. Studiosi come Carmine Ampolo invitano alla cautela, ma la scoperta di Carandini ha rivoluzionato tutto, riavvicinando archeologia e tradizione letteraria. La tradizione ci consegna una Hall of Fame di 7 re. Sappiamo che è un numero simbolico, ma ogni re rappresenta un pezzo fondamentale della crescita di Roma.
Romolo e Tito Tazio sono la personificazione del sinecismo, dell'unione tra i Latini del Palatino e i Sabini del Quirinale. Roma nasce multietnica. Numa Pompilio, il sio della religione, organizza i culti, i sacerdozi e il calendario. Dà a Roma la sua struttura spirituale. Tullo Stilio, il sio della guerra. La sua vittoria sulla rivale Alba Longa, il centro religioso dei Latini, è un evento storico reale che sancisce la prima brutale affermazione di Roma nel Lazio. Anco Marcio, il sio delle infrastrutture, capisce l'importanza del mare e fonda il porto di Ostia e costruisce anche il Ponte Sublicio, il primo ponte stabile sul Tevere, prendendo così il controllo totale dei commerci. E poi il grande salto di qualità, la fase etrusca con Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo. Questo non significa che Roma fu conquistata, significa che era diventata così ricca e potente da attrarre le famiglie aristocratiche più ambiziose d'Italia che si contendevano per l'appunto il potere. E abbiamo le prove. La tomba François Vulci, un capolavoro etrusco, raffigura un eroe di nome Mastarna che combatte contro un Tarquinio di Roma. L'imperatore Claudio, un erudito, ci svela che Mastarna era proprio il nome etrusco di Servio Tullio. E nel foro il lapis niger, una pietra del VI secolo a.C., riporta un'arcaica legge sacra, la Lex Sacra, che parla chiaramente di un re. Le pietre non mentono. Sotto i re etruschi a Roma viene realizzata la Cloaca Massima, un'opera di ingegneria pazzesca di bonifica delle paludi. Vengono costruiti gli edifici del potere, il comizio per le assemblee, la curia per il senato e infine i grandi santuari. Ma sotto i re etruschi Roma esplode. Ma prima di raccontare la loro più grande rivoluzione facciamo un passo indietro. Com'era organizzata la società prima di loro? Non c'erano quartieri o classi di reddito, tutto si basava su una sola cosa, la famiglia, o meglio, la gens. La gens era un super clan, un gruppo di famiglie che si riconoscevano in un antenato comune. Erano loro a controllare la terra e il potere. Questi clan erano raggruppati in unità più grandi, le curie. Pensa a loro come alle case di Howard, gruppi di persone legate da vincoli di sangue e riti sacri che si riunivano e prendevano le decisioni politiche e militari. Era un sistema basato interamente sulla nascita. Se nascevi in una gens potente, contavi qualcosa, altrimenti eri fuori dai giochi. E questo il punto chiave per capire la genialità di Servio Tullio. Lui guarda questa struttura rigida e decide di fare una cosa impensabile, la smonta. La sua riforma del VI secolo a.C. è una bomba atomica sociale. Questa fondamentale legge, nota anche come riforma censitaria, non si limita a sostituire le antiche tribù basate sulla nascita, ma ridisegna fisicamente e socialmente la città. Crea 4 tribù urbane che non sono più clan familiari, ma veri e propri distretti territoriali, corrispondenti alla nuova ripartizione di Roma in 4 regioni. E le fonti ci hanno tramandato i loro nomi: la Suburana, la Palatina, l'Esquilina e la Collina. Per la prima volta l'appartenenza di un cittadino non è più definita dal suo sangue, ma dal luogo in cui vive. E questa nuova organizzazione viene sigillata da un'opera imponente, le mura serviane. La tradizione vuole che queste mura unificassero tutti i colli in un unico perimetro, delineando fisicamente la nuova Roma delle 4 regioni. Questa riforma, basata sul censo, cioè sulla ricchezza, è la base che permette di creare il futuro esercito romano, l'esercito serviano, e di trasformare un agglomerato di clan in un vero e proprio Stato. E i numeri sono impressionanti. A fine monarchia la città si estende per 285 ettari, più grande di Veio, 194, e Cere, 148. Il suo territorio, l'Ager Romanus, raggiunge quasi 1000 km² e la sua popolazione, a seconda delle stime, va dai 35.000 agli 80.000 abitanti. È un gigante.
Questo potere diventa egemonia. Roma si mette a capo della Lega Latina, spostando il centro federale sul suo colle, l'Aventino. La certificazione internazionale arriva nel 509-508 a.C. La superpotenza marittima Cartagine firma un trattato con Roma, riconoscendone così la supremazia su tutto il Lazio costiero. Stanno trattando con la potenza che controlla l'Italia centrale. E così, alla fine del VI secolo, il quadro è completo. Roma è una matura e temibile città-stato. Le manca solo un ultimo passaggio per iniziare la corsa verso l'impero, cacciare l'ultimo re e inventare qualcosa di nuovo. La Repubblica. Ma questa è un'altra storia. E ora, come promesso, il nostro riepilogo che può esservi utile per l'esame. Date chiave da ricordare. Circa 1200 a.C., data tradizionale della fine della guerra di Troia, punto di partenza del mito di Enea. X-VIII secolo a.C., sviluppo della cultura vilanoviana e formazione dei Latini. 770 a.C., fondazione di Pitecuse, l'attuale Ischia, prima colonia greca. 753 a.C., data tradizionale della fondazione di Roma. VIII secolo a.C., periodo a cui risalgono le più antiche evidenze archeologiche di Roma, il muro del Palatino. VI secolo a.C., età dei re etruschi, costruzione della cloaca massima. 509-508 a.C., fine convenzionale della monarchia e primo trattato tra Roma e Cartagine. 474 a.C., battaglia di Cuma, freno all'espansione etrusca in Campania. Vediamo ora le leggi e riforme fondamentali. Legge sacra dell'Apis Niger, VI secolo a.C., la più antica testimonianza scritta di una legge a Roma che menziona l'autorità di un re. Riforma di Servio Tullio, VI secolo a.C., la più importante riforma dell'età monarchica. Sostituisce il sistema gentilizio basato su gentes e curie con un ordinamento basato su tribù territoriali e censo. Beh, se questa full immersion vi è servita, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima puntata. Non mancate.